Ciao a tutti, sono Vito, ho 38 anni, vivo da 10 anni a Londra, sono di Matera e questo è il quartiere in cui vivo, Notting Hill, Londra. Un abbraccio. Mi occupo di credit risk a Londra, quindi il rischio di credito. Lavoro per una banca ora londinese. Ehm, quello che facciamo, quello che faccio io nel mio campo è stimare il rischio di credito che ha la banca nel fornire, per esempio, un mutuo, una carta di credito, un prestito. A Londra sono dal 2016, però ho fatto anche un annetto e più in Asia, sud-est asiatico, quindi tra il 2018 e il 2019. Praticamente sei un girovago, sei un amante del... Ho sempre girato, ho lasciato Matera, Sergio, quando avevo 18 anni, quindi 20 anni fa. E perché hai lasciato Matera? Perché te ne sei andato? Allora, il motivo principale è stato lo studio. Ho studiato, ho fatto un'università che è la facoltà di statistica, dove ai tempi c'era solo, era presente solo a Roma, Bologna, Milano e Torino. E poi la scelta di restare in Inghilterra da cosa è stata generata? Londra, amavo Londra. La considero tuttora una delle tre più belle città in Europa. Non l'amo più rispetto a quando mi sono trasferito nel 2016, perché molte cose sono cambiate. La Brexit ha avuto un impatto abbastanza importante. Poi con il Covid, l'inflazione e l'economia che abbiamo ora hanno impattato molto sullo stile di vita di Londra. Cosa mi trattiene qui? La carriera. Comunque faccio un lavoro che Londra è sempre il polo dell'ambiente finanziario in Europa, almeno cioè per ora in Europa resta uno dei poli principali. Ma invece della tua terra ti manca qualcosa? Certo, certo, mi manca. Per fortuna vivendo a Londra riesco a tornare spesso e devo dire grazie anche al metodo di lavoro che abbiamo, soprattutto dopo il Covid, riesco a fare almeno un mesetto giù ogni estate lavorando da Matera. Dal 2020 a sta parte, ogni estate la passo a Matera. Riesco a legare vacanze più lavoro da casa e riesco a fare un mesetto e più, però mi manca Matera, mi manca la famiglia, gli amici, le tradizioni, il buon cibo, il meteo, il tempo, il sole, il sole. Senti, ma ti capita quindi di avere dei momenti di nostalgia? Questa è una bella domanda. Mi capita, sì, mi manca l'Italia a volte, però devo dire comunque che a Londra c'è una grande, grande comunità di italiani e per fortuna abbiamo creato un bellissimo gruppo di italiani. Non al lavoro, ma fuori dal lavoro abbiamo creato un bellissimo gruppo di italiani, perciò mi manca, cerco di farmela mancare poco. È proprio un gruppo molto, molto unito, perciò cosa facciamo? Rispettiamo le tradizioni italiche, organizziamo delle belle mangiate, passiamo del tempo insieme, guardiamo del calcio, comunque cerchiamo di fare cose che avremmo fatto in Italia, no? Mi manca quel tipo di legame che c'è solo, soprattutto al sud Italia, quindi quel tipo di legame non solo tra amici, ma anche al di fuori nel semplice andare al bar, andare a fare la spesa e tutto questo. In Italia senti molto più calore, e a Londra manca. A Londra sei una pedina, sei un numero. Tu esci e nessuno si accorge di te. Un, un lucano e un londinese, sembra una barzelletta, no? Ma che differenza c'è? Proprio due poli opposti. Loro, loro non hanno proprio rispetto delle tradizioni e quindi siamo legati. Cibo in primis, loro mangerebbero tutto quello che gli capita di fronte, non perdono tempo dietro alla cucina, ai valori anche dell'amicizia, sono molto più freddi, molto più riservati.
mentre noi siamo molto più solari. Beh, stiamo parlando comunque di una città di 10 milioni di abitanti, perciò questo influisce molto sulle relazioni. Londra è una città dove ti puoi sentire solo, è molto facile sentirsi solo. Per fortuna non è nel mio caso, perché io sono molto solare, ho tantissimi amici dappertutto, quindi ho sempre avuto la fortuna di creare grandi amicizie in ogni città in cui ho vissuto. Ti è mai capitato di raccontare della tua terra a qualcuno di lì? Certo, certo che sì. Guarda, ti racconto un aneddoto che mi è capitato durante i vari anni che ho trascorso nelle varie città. Prima Matera non la conosceva nessuno. Certo. Ma ti parlo del 2003, anche con gli stessi italiani a Roma, dicevo, Matera, dov'è in Puglia? Poi Matera è diventata molto, molto conosciuta anche tra gli stessi italiani, meritatamente, ma anche a Londra. A Londra poi mi sono ritrovato nella stessa situazione in cui mi ero ritrovato a Roma, quindi dicevo Matera, ma che cos'è Matera? E dico Puglia, South of Italy, bla bla bla, e arrivavano. Ma ora da quando hanno fatto il film di James Bond, l'altra volta ho incontrato una persona al lavoro e quindi lui mi ha chiesto in inglese, lui mi ha chiesto di dove sei e io ho detto Italia, South of Italy, Puglia, you know. E lui, sì, sono stato, dimmi di dove, di Matera. Ah, bellissima, fantastica, ci sono stato. Perciò è molto, molto, molto più conosciuta anche in UK, soprattutto dopo il film di James Bond. E io vado molto fiero di questo, perché ormai io dico subito, sono di Matera. Poi molti la conoscono, sì. Bellissimo questo, finalmente. Senti, un'ultima domanda. Cos'è che porti via da Matera ogni volta che torni? Beh, del cibo. No, però mi porto via anche l'amore dei miei cari, l'amore della famiglia, perché è sempre bello incontrare gli amici, la famiglia e soprattutto ultimamente torno sempre più soddisfatto, più contento, più fiero di essere nato a Matera e essere cresciuto a Matera, perché ho notato tanti miglioramenti nella città. Meritatamente stiamo avendo il nostro grande palcoscenico, quindi sono davvero contento. Torno sempre più contento prima un po' non era così, prima lo sai, Sergio, prima 20 anni fa Matera da 20 anni a sta parte è cresciuta tantissimo, in meglio, perciò bene così, sono contento.